Bentornati nel podcast del modulo Come reclutare, accogliere e coinvolgere l'apprendista in azienda, realizzato nell'ambito del progetto Future Skills for Trainers e dedicato alle competenze del tutor aziendale. In questo episodio parleremo della quarta competenza trasversale: risolvere problemi. Risponderemo alle solite 3 domande fondamentali: che cos'è, a cosa serve e come si mette in pratica. Dunque, che cos'è la risoluzione dei problemi? Prima di tutto è un processo che ha a che fare con l'identificazione del problema, la comprensione della o delle possibili cause, la ricerca di soluzioni possibili, la scelta della soluzione migliore, la messa in pratica ed infine la verifica dei risultati. In questo processo, che è fatto di tante tappe, come abbiamo appena elencato, è fondamentale coinvolgere gli apprendisti per favorire lo sviluppo di questa competenza in loro e contribuire a farli sentire parte dell'attività a tutti gli effetti. A cosa serve? La capacità di risolvere problemi è una competenza fondamentale perché i problemi sono una parte inevitabile della vita lavorativa e anche non lavorativa. Che si tratti di un problema tecnico, di un conflitto tra colleghi o della necessità di trovare la soluzione migliore per la pianificazione delle attività, la capacità di risolvere problemi permette di affrontare queste situazioni in modo efficace e produttivo. La capacità di risolvere problemi non riguarda solo la ricerca di una soluzione immediata, anzi, la reale importanza di questa competenza si concretizza quando diventiamo in grado di andare oltre le soluzioni temporanee e riusciamo ad analizzare il problema in modo strategico, con tutti i suoi elementi chiave, che adesso andiamo ad elencare. Chi coinvolge il problema? Dove si verifica? Di cosa si tratta? Quando si verifica? Come si manifesta? Quali sono le tentate soluzioni? Ed eventualmente quali sono le eccezioni? Come si mette in pratica? Mettere in pratica la competenza trasversale della risoluzione di problemi, il famoso problem solving, richiede una serie di passaggi. Prima di tutto è necessario identificare il problema. Questo può sembrare ovvio, ma spesso i problemi non sono chiari fin dall'inizio. Dare una seconda occhiata è sempre una buona abitudine. Potremmo confondere la natura di un problema dando per scontato che si tratti di un errore tecnico. Ma riflettendoci con calma potremmo renderci conto che il problema ha avuto inizio quando abbiamo ignorato il senso di una richiesta di un nostro collega, ad esempio. Il nostro problema assume ora un aspetto più relazionale, comunicativo che tecnico e ovviamente le possibili soluzioni si modificheranno di conseguenza. È di fondamentale importanza dedicare del tempo, anche pochi minuti, per farsi e fare delle domande, raccogliere informazioni e capire esattamente quale sia la natura del problema. Per identificare gli elementi chiave del problema dobbiamo rispondere a 7 domande. La prima è chi. Questa domanda riguarda tutte le persone coinvolte o da coinvolgere in questa situazione, da non confondere con chi ha causato il problema. Una domanda che ci limita a vedere solo la causa e molto spesso si trasforma nella ricerca del colpevole. Quando parliamo di persone coinvolte, ci riferiamo anche alle persone che possiamo contattare per aiutarci nella soluzione. Persone che hanno più informazioni o semplicemente punti di vista diversi dal nostro. E questo vale sia per gli apprendisti sia per i tutor. La seconda domanda riguarda il dove. Potrebbe sembrare scontato chiedersi dove si verifica il problema, tuttavia questa domanda, oltre al luogo fisico,
vuole indagare il contesto, la situazione in cui un problema si manifesta. Potrebbe anche riguardare delle specifiche attività che anche l'apprendista si ritrova a svolgere. La terza domanda riguarda il cosa. Abbiamo già accennato al cosa quando abbiamo parlato della natura del problema. Qual è il problema specifico che dobbiamo affrontare? Questa domanda, qual è il problema specifico che dobbiamo affrontare? Riguarda un aspetto tecnico oppure riguarda un elemento di relazione come la comunicazione oppure ancora l'organizzazione del lavoro. La quarta domanda riguarda il quando. In quali momenti si manifesta il problema? Da quanto tempo? È ricorrente oppure è capitato per la prima volta? Sulla base delle risposte a queste domande potremmo trovare delle informazioni utili per risolvere il problema. Ad esempio, potremmo renderci conto che la situazione problematica si verifica solo in un momento specifico dell'anno, del mese, della settimana, quando ci sono molte richieste da parte dei clienti, ad esempio. Quindi, la natura del problema potrebbe essere di tipo organizzativo. Non abbiamo ottimizzato alcuni aspetti che durante periodi intensi causano dei rallentamenti o degli intoppi. La quinta domanda riguarda il come. Questa domanda riguarda il modo in cui il problema si manifesta. Come si verifica il problema? Quali sono i comportamenti o le circostanze che l'accompagnano? L'apprendista potrebbe essere stimolato a riflettere sui possibili errori commessi in una specifica fase del processo, oppure valutare quanto tempo impiega per completare il lavoro. E veniamo alle ultime due domande. La sesta domanda riguarda le tentate soluzioni. Queste sono le strategie che sono state utilizzate in passato per cercare di risolvere il problema, che non hanno avuto successo o hanno addirittura peggiorato la situazione, ma anche quei comportamenti che hanno risolto il problema in passato. Prendiamo in considerazione tutte le scelte messe in campo e cerchiamo di capire cosa ha funzionato e che cosa no. Forse abbiamo tralasciato qualche soluzione perché eravamo troppo sicuri di quale fosse la causa del problema? Questo aspetto è particolarmente importante per stimolare una riflessione insieme agli apprendisti, perché rappresenta un'occasione di ragionamento critico e di apprendimento. Infine, l'ultima domanda. Le eccezioni. Ci sono state delle eccezioni? Si riferiscono ai momenti in cui il problema non si verifica, nonostante le circostanze siano del tutto simili a quelle in cui di solito si verifica. Quali sono gli elementi che rappresentano eccezioni? Che cosa è cambiato? Se abbiamo risposto con criterio a tutte le domande, potremmo essere molto vicini alla soluzione del problema. Cerchiamo di creare alcune alternative di soluzione e scegliamone una da testare. Per concludere il nostro processo di soluzione dei problemi, dobbiamo infine dedicarci alla verifica dei risultati. Pensavate fosse finita, eh? Invece no. Abbiamo risolto definitivamente il problema oppure sentiamo che c'è la possibilità di miglioramento con ulteriori interventi in seguito? Scegliamo un'altra soluzione tra quelle identificate e andiamo avanti in questo processo di verifica e risoluzione. A volte potrebbe essere utile anche ridefinire alcuni degli elementi del problema una volta fatta la prima verifica. In buona sostanza, non diamo per scontato che una volta trovata una soluzione il processo sia terminato. Si può sempre fare meglio. È anche un po' una tensione al miglioramento continuo, che non è male trasferire anche agli apprendisti. In conclusione, risolvere problemi è una competenza fondamentale per qualsiasi apprendista, ma anche per i tutor. Non solo aiuta ad affrontare le sfide quotidiane del posto di lavoro, ma sviluppa anche abilità di pensiero critico e creatività che sono preziose in qualsiasi settore. Per questo, coinvolgere gli apprendisti fin dalle prime fasi del problem solving è essenziale per il loro percorso formativo.
Speriamo che questo episodio vi abbia dato una migliore comprensione di che cosa significa risolvere problemi, perché è importante e come metterlo in pratica. Grazie per averci ascoltato e al prossimo episodio!